Buonasera, condivido lo Buonasera. schermo. Se c'è, se me lo fa fare. Ci siamo, no? Ok. Ci Eccoci. siamo, Voi vedete il mio vediamo schermo? Sì, Sì. tutti i slide. Ok, ok. Chiedo tutti a disattivare l'audio. Eccolo qua. Ok. Adesso si sente? Si sì, sì, sento vede? bene. Sì, sì, Ok, bene. Allora, ok, allora, buonasera a tutti. Mi fa piacere condividere con voi questi nuovi dati, queste nuove esperienze che abbiamo con le terapie, sia che le terapie che potrebbero essere le terapie nel futuro della malattia di Parkinson. Ora è chiaro che la maggior parte della ricerca si è rivolta a cercare una terapia che possa rallentare o bloccare il decorso della malattia e per questo ci siamo molto concentrati sull'alfa-sinucleina. L'alfa-sinucleina, come sapete, è la proteina che una volta aggregata a causa di notevoli fattori che possono essere epigenetici, ambientali, adesso ci sono nuovi dati sui pesticidi, sulle polveri sottili e su aspetti appunto che possono modificare il genoma del soggetto insieme ad altri fattori come lo stress ossidativo, l'infiammazione, eccetera, portano all'aggregazione di questa proteina che una volta raggiunti i neuroni dopaminergici si infiltra dentro questi neuroni e li porta a non funzionare. Ora potrebbero essere semplicemente soffocati oppure persi. Quindi la prima idea è quella di andare a bloccare l'alfa-sinucleina. Bloccare l'alfa-sinucleina una volta aggregata, perché l'alfa-sinucleina buona, diciamo quella solubile, vive nel corpo umano e quindi è bene che continui a funzionare. Per questo, diciamo, sono stati tentati e sono in corso degli studi con diversi approcci. Quello di cercare di bloccare l'aggregazione dell'alfa-sinucleina, quelli invece di cercare di bloccare proprio la proteina, cioè l'alfa-sinucleina, e quello di evitare appunto oppure di disgregarla. Ora, ci sono diversi farmaci che noi abbiamo testato per questo. L'Orchestra Study è uno studio che abbiamo condotto su 500 pazienti circa con un farmaco in grado di una small molecules che appunto impedisce alla proteina di aggregarsi. Questo studio, che è stato concluso nel dicembre del 24, non ha dato dei risultati positivi, per cui l'azienda UCB Novartis ha deciso di abbandonare questo programma. Un'altra molecola interessante è il buntanetap. Questo farmaco che abbiamo testato in uno studio più piccolo e anche più breve è una molecola in grado di bloccare l'aggregazione delle proteine tossiche, quindi non solo l'alfa-sinucleina,
ma anche la proteina tau e l'amyloid precursor protein, quindi potrebbe funzionare nella malattia di Parkinson, ma anche nell'Alzheimer e nelle taupatie. Questo studio ha dato dei risultati che poi più avanti dovrei. Io ho il timore di aver. Aspetta un attimo solo, un secondo solo, perché temo che la presentazione sia quest'altra. Abbiamo perso la condivisione. Sì, sì, perché l'ho chiusa io, perché mi sembrava che presentazione, non lo so, è questa dovrebbe essere. Sì, sì, è questo, ok. 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 Dicevo, vedremo poi più avanti qualche risultato del Buntanetap. Ora, quello sul quale volevo spendere qualche minuto invece è la terapia che potrebbe andare a catturare la proteina aggregata. E la proteina aggregata la possiamo bloccare con. Madonna, questo mi sta facendo impazzire sto computer. Mhm. Con una, con dei farmaci che sono in grado di avere una immunizzazione passiva, cioè quindi creare proprio degli anticorpi che possono andare a bloccare l'alfa-sinucleina oppure iniettare degli anticorpi che possano appunto catturare la sinucleina. Quindi abbiamo due forme. Una si chiama immunizzazione attiva, ovvero un vero e proprio vaccino che iniettato nel soggetto crea degli anticorpi all'interno dell'ospite, del corpo umano, che vanno a combattere la proteina. Oppure l'immunizzazione passiva, ovvero si iniettano nell'ospite già degli anticorpi preformati. Questi sono una serie di questi farmaci che sono o in via di sviluppo oppure già testati e i due che erano già stati testati, ve ne parlo brevemente. Questo qui è una per l'immunizzazione attiva e si chiama Affiotop ed è un vero e proprio vaccino che è stato provato in un gruppo di pazienti e che ha portato allo sviluppo di anticorpi verso la proteina tossica senza avere delle reazioni. E questo farmaco qui è in questo momento in studio in fase 2, in fase 2B, in 4 paesi europei. Quindi stiamo aspettando i risultati. Invece, se parliamo e sempre dell'immunizzazione attiva, c'è quest'altro farmaco, l'UBTH. Questo qua è un vaccino che è stato provato in Cina, però non abbiamo grandi dati, soltanto questa pubblicazione uscita nel 2022. Per quanto riguarda l'immunizzazione passiva, invece, cioè gli anticorpi che vengono iniettati, come sapete, i primi due studi, ovvero quello di Biogen con Cinpanepap e il Prasinezumab di Roche, sono stati conclusi l'estate, quindi ormai sono 2 anni fa. E sapete che quello di Biogen non aveva dato dei risultati positivi, per cui è stato abbandonato, mentre il Roche aveva dato dei risultati positivi, non l'endpoint primario, ma se si andava a vedere l'UPDRS parte terza, vedete che c'è una differenza significativa fra i pazienti che assumono l'anticorpo, ovvero la linea blu, e quelli che prendono il placebo, che è la linea grigia. Questo è stato confermato anche dalle valutazioni fatte con i sensori e è stato anche confermato dal follow-up a 2 anni, dove i pazienti trattati subito con l'anticorpo continuavano a stare meglio dei pazienti trattati più tardi. Però il dato più interessante è questo qui, ovvero quando
i risultati a 4 anni, quindi questi pazienti sono tuttora seguiti, ma a 4 anni è stata fatta questa analisi confrontando lo stato clinico dei pazienti che hanno ricevuto l'anticorpo monoclonale, il prasinezumab, verso una corte di pazienti naturalistica, di pazienti che invece non sono stati trattati. Questa corte viene da uno studio americano che si chiama PPMI, dove vengono raccolti proprio i dati di numerosi pazienti e hai la possibilità di estrarre dei dati che puoi confrontare se sono simili ai pazienti che hai studiato nel trial clinico. Questa è la prima volta che si fa nella malattia di Parkinson, ma vedete il dato è piuttosto interessante perché a 4 anni la differenza fra i pazienti trattati con l'anticorpo verso quelli trattati non trattati, cioè trattati con medicine tradizionali, è molto evidente. Questo ripetuto anche nelle valutazioni non e anche per quanto riguarda l'attività della vita quotidiana, quindi un dato piuttosto solido. Ora, anche sulla base di questi risultati, è stato condotto sempre col prasinezumab un altro studio che si chiama Padova con 540 pazienti. È durato 3 anni questo studio ed è finito a gennaio 2025. Quindi i dati che vi faccio vedere non sono ancora pubblicati, ma sono, diciamo, per adesso sotto analisi, ma sono quelli che abbiamo. Ovvero l'UPDRS parte terza, di nuovo la parte motoria ha dato dei risultati sicuramente positivi e molto incoraggianti alla settimana 52. Eh, questo vedete la parte terza sono le Kaplan-Meier, vedete che i pazienti trattati sono quelli con la linea blu rispetto a quelli in placebo, quelli trattati con la linea blu arrivano all'endpoint, sarebbe praticamente il peggioramento della scala UPDRS più tardi rispetto a quelli non trattati o trattati col placebo. E questo viene confermato anche nell'ADL, nell'Activity of Daily Living. Ora, qual è il problema? Che la differenza fra i due gruppi non è così eclatante e quindi questo ha creato qualche scetticismo e qualche problema anche nell'azienda che deve decidere se andare avanti con lo sviluppo del prasinezumab. Però tutti i dati che sono stati analizzati vanno tutti nella stessa direzione, cioè che i pazienti trattati vanno meglio rispetto ai non trattati. E questo anche a 104 settimane, nella parte 3, vedete che la differenza c'è. Ora, questo potrebbe, diciamo, far sì che l'headquarter di Roche decida di passare alla fase 3 e sarebbe sicuramente una cosa positiva perché questo farmaco, questo prasinezumab, a oggi è quello che ha dato i risultati più incoraggianti per quanto riguarda una terapia disease modifying. Ho due parole solo per dire, per chi di voi non lo sa già, che invece lo studio, quello con l'antidiabetico, per capirsi, ehm, che è Mm. l'exenatide, che è stato ripetuto in Inghilterra, ha dato risultati negativi. Quindi questo discorso degli antidiabetici come effetto protettivo nella malattia di Parkinson a oggi è stato abbandonato. Questi sono i dati che vi accennavo prima sul Buntanetap, vedete con risultati positivi su diversi gruppi di pazienti, sicuramente risultati positivi sui pazienti con malattia di Parkinson, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto cognitivo. Quindi l'idea di Annovis Bio è di sviluppare questo farmaco nella malattia di Parkinson e soprattutto nei pazienti che hanno il rischio di disturbo cognitivo per poi allargare eventualmente anche all'Alzheimer. Questa azienda sta cercando finanziatori per portare avanti questo studio, ci vogliono circa 80 milioni di dollari, però io credo che dovrebbero riuscire a trovarli perché il farmaco è molto
è molto interessante, molto incoraggiante. Partirà invece a breve, in autunno, uno studio con questo farmaco qui, che è un inibitore, quindi un bloccante dell'infiammazione della glia, perché l'infiammazione gioca un ruolo molto importante nell'aggregazione dell'alfa-sinucleina e quindi nella malattia. E Roche ha un farmaco che è in grado di bloccare l'NLRP3, l'inflammasome, che sarebbe il mediatore dell'infiammazione cerebrale. Questo studio è stato già approvato e partirà appunto in autunno. Ma un'altra cosa molto interessante è venuta fuori nell'ultimo anno, ovvero il ruolo di questo enzima che si chiama LRRK2, ovvero Leucine Rich Repeated Kinase 2, che era conosciuto prima soltanto per i pazienti che avevano la mutazione LARC2 e che sono in tutto il 2% dei pazienti. Degli studi più approfonditi hanno visto che in realtà non solo i pazienti con la mutazione LARC, ma circa, per alcuni studiosi, circa il 60%, addirittura il 78% dei pazienti, diciamo dati più attendibili, direbbero il 32% dei pazienti parkinsoniani ha una iperattività dell'ARC2 con una disfunzione dell'isosoma e quindi la malattia. Quindi un'azienda canadese che si chiama Neuron ha deciso di iniziare, questo inizierà a novembre, uno screening abbastanza ampio su pazienti parkinsoniani per trovare quei 33, 30, quindi un paziente su tre con l'aumento dell'attività LARC e provare, testare questo farmaco che è in grado di silenziare il LARC2. Quindi questa è un'altra cosa molto interessante che partirà in autunno. Invece molto avanti è lo studio con un farmaco per i pazienti con mutazione GBA. Sapete che i pazienti con mutazione GBA sono circa il 10%, quindi non pochi, e questo studio che stiamo conducendo in questo momento è proprio mirato ai pazienti con una mutazione GBA per, diciamo, per riattivare l'enzima serve a metabolizzare la glucocerebrosidasi, che altrimenti si accumula nel cervello dando la malattia di Parkinson. Per quanto riguarda i parkinsonismi, si sta concludendo questo studio della Takeda, il TAC 341, su pazienti con atrofia multisistemica e nel frattempo è partito lo studio TEVA, sempre con pazienti multisistemici, mentre per i pazienti con la paralisi sovranucleare progressiva, con la PSP, è partito lo studio cosiddetto PROSPER. Noi abbiamo già arruolato diversi pazienti e l'arruolamento è circa il 60%, quindi credo che entro l'estate si raggiungerà il target. Lo studio Luma è in corso, è uno studio Biogen sempre su LRKK2, sia pazienti con mutazione sia pazienti senza mutazione, ma in questo caso non si fa il pre-screening, cioè tutti i pazienti vengono arruolati con questo farmaco. Per quanto riguarda le terapie sintomatiche, invece, una parola da spendere sulle cellule staminali, anche perché la maggior parte dei pazienti è molto affascinata dalle cellule staminali, anche se secondo me i farmaci di cui abbiamo parlato fino adesso probabilmente hanno un futuro più roseo, ma in ogni caso finalmente si sta conducendo, è praticamente finito, uno studio di fase 1 con con le cellule staminali della Blue Rock, che è un'azienda canadese, e ne sta partendo un altro di un'altra azienda francese, sempre staminali. Fase 1 che pare sia andata bene, per cui si passerà alla fase 2
in uno studio su 30 pazienti, doppio cieco controllato, che dovrebbe partire a fine anno. Considerate che i pazienti che vengono trattati con le cellule staminali, siano esse attive o placebo, devono fare la terapia immunosoppressore, quindi come un trapianto d'organo vero e proprio. Quindi non è uno studio semplice e non è una terapia semplice, però ci si sta andando anche su questa direzione. Ora, per quanto riguarda farmaci proprio in uscita, assolutamente in uscita, ci sarà a settembre in farmacia Sì. l'apomorfina sublinguale per la terapia degli off, quindi questo filmino che si mette sotto la lingua e ha una rapidità d'azione di circa 15 minuti. Poi foslivodopa, foscarbidopa è già a disposizione, dovrebbe essere approvato anche la terapia sottocutanea con la levodopa di il NOD, che è un altro farmaco che utilizza degli infusori più piccolini e con un dosaggio più basso. Un altro farmaco che probabilmente verrà approvato è il Tavapadon. Sono stati conclusi gli studi di fase 3 che sono positivi. È stato comprato questo farmaco da AbbVie e probabilmente andrà in commercio. È un potente dopamina agonista piuttosto diverso rispetto a quelli che abbiamo in commercio in questo momento. eh, Somiglia di più all'apomorfina come potenza d'azione e ha meno effetti collaterali di quelli che abbiamo. Un altro studio che dovrebbe cominciare, è con questo impianto di copolimero sottopelle contenente apomorfina, quindi della durata però di 24 ore, è stato accorciato il tempo per evitare gli effetti collaterali, però si può mettere questo copolimero sottopelle e non prendere poi terapia per 24 ore. Per quanto riguarda le discinesie, non è andato bene buspirone e zolmitriptan, mentre dovrebbe passare in fase 3 il mesdopetam, che è un altro farmaco per le discinesie. La fase 2 non è andata abbastanza bene, quindi si andrà avanti. Interessante questo qua, che pure questo dovrebbe andare in fase 3 abbastanza presto, clenbuterolo nalodolo, e questo per i pazienti con disturbo, per migliorare i disturbi cognitivi e l'attenzione, è un beta stimolante centrale. Poi, sempre, perché qui vedo sì, conclusioni, perché in realtà invece vi dico, non ho le diapositive, non fa niente, vi dico che partirà anche in autunno un altro studio con un dopamina agonista, ma con un'azione, con un meccanismo di azione molto particolare di Seravans, e comincerà lo studio tra settembre e ottobre su pazienti con fluttuazioni motorie. Poi avevo già detto del Neuron che partirà sempre in autunno, clenbuterolo dovrebbe partire e poi gli altri di cui vi ho già detto. Quindi insomma parecchia carne a fuoco, risultati anche abbastanza incoraggianti per quanto riguarda l'anticorpo monoclonale. Speriamo anche negli altri studi che si stanno facendo sui parkinsonismi, MSA e PSP, dove speriamo di avere dei risultati positivi perché, come sapete, questi pazienti non hanno una terapia sintomatica, che possa aiutarli, al contrario della malattia di Parkinson. Quindi, diciamo, questa è la carrellata di tutto quello che stiamo facendo che volevo farvi vedere e adesso possiamo, No, se volete, possiamo discuterne. professore, posso ringraziare per la sua conoscenza e il suo impegno verso la ricerca per una cura o qualcosa per aiutare le persone con Parkinson. Da tutti noi ringrazio lei. Lei ha detto in 2016 Raitari, che è una droga americana, è la migliore combinazione di levodopa carbidopa che lei ha visto.
ma non è mai stato messo sul mercato, presumo per il prezzo. Ma adesso c'è IPX o qualcosa così, che è lo 201. stesso, è la seconda generazione del Ritari. Abbiamo fatto anche su quello, abbiamo fatto lo studio. Allora, le cose stanno così con l'IPX. L'EMA non ha stavolta chiuso il discorso. In Europa è stata comprata da Zambon Sì, e EMA ha chiesto che venga fatto un altro studio finale, abbastanza breve, dovrebbe tra l'altro partire a settembre, questo l'ho dimenticato, uno studio molto semplice in aperto per dimostrare che effettivamente questo farmaco utilizzato in 3, 4 fino a 5 dosi al giorno è superiore al Sinemet standard. Se questo studio, come noi tutti pensiamo, sarà positivo, finalmente il Ritari, diciamo, seconda generazione sarà in commercio anche in Europa. ma forse l'IMA approvano, ma il governo italiano vanno a finanziare questo farmaco? Ma sì, perché credo che abbiano trovato un agreement sul prezzo, più o meno sul prezzo dell'opicapone. Quindi credo che potrebbe essere commercializzato. È in Brigia che è stato approvato per commercializzazione in Italia, ma devi pagare il prezzo pieno. In Bricia non ha accettato la riduzione di prezzo, quindi per il momento ancora non si trova. Uscirà, come ho detto prima, invece Kinnobi, che sarebbe il Sì. sublinguale dell'apomorfina. Però in Bricia, Alex, ha anche delle altre limitazioni e noi abbiamo fatto lo studio. Prima di tutto non è uno spray attivo, è uno spray passivo. Quindi il paziente deve inspirare il powder della levodopa e Sì. non tutti i pazienti ci riescono. La seconda cosa è che non contiene la carbidopa o la benzerazide, quindi può essere usato solo in combinazione con sinemettomodopar. Se tu la prendi lontano dal sinemetodalmadopar non ha un grande effetto. Grazie. Quindi potrebbe essere buono se arriva, ma se non dovesse arrivare, non la vedo una perdita drammatica, ecco, questo voglio dire. Grazie. Credo che ci saranno delle domande. Se vuoi alzare il mano o togli il muto, noi vediamo. Nessuno ha un domanda. Ha spiegato tutto da A a Z di ogni farmaco. Gabriella, no, è entrata. Siamo un bel po' di persone. Facebook siamo a 230. Accidenti, Qui un bel siamo numero. 58. Nessuno ha nessuna domanda per professor Stocchi. No, video. Allora chiudiamo. Giovanna, Giovanna, Sì, posso? Sono il marito, Bruno. prego. Volevo sapere, ho sentito, diciamo, di studi che riguardano l'ambroxolo come, diciamo, sostanza che potrebbe addirittura, diciamo, bloccare l'evoluzione del Parkinson. Volevo capire a che punto erano gli studi. Grazie. Ah, sì, questa è una domanda corretta, però c'è un problema. Allora, l'Ambroxol è stato provato e c'era un'idea che funzionasse nei pazienti con mutazione GBA, perché limita l'accumulo della glucocerebrosidasi. Sono stati fatti due studi e tutti e due sono negativi. Quindi non sembrerebbe che l'Ambroxol sia effettivamente efficace, ma ripeto, eventualmente soltanto sui pazienti con mutazione GBA, dove adesso si sta provando il farmaco che vi ho fatto vedere prima, quello di Bial, che è sempre un attivatore dell'enzima piuttosto potente. Quindi
speriamo che quello funzioni. Ambroxol purtroppo non ha funzionato. Curiosità, professore, cosa pensa delle pompe? Le pompe sottocutane, le nuove pompe apomorfine? Ma guarda, come tu sai, Alex, praticamente la terapia sottocutanea l'ho inventata io, come si suol dire, negli anni '80, quindi è una cosa alla quale io credo, perché porta a una stimolazione più continua. Funzionavano bene gli infusori con apomorfina e continuano a funzionare bene. Certo, speravamo che gli infusori con la levodopa fossero ancora più facili, no, da usare. E secondo me l'errore, ma è un errore secondo me che non ha fatto tanto i medici quanto l'azienda, è stata quella di forzare un po' troppo la mano. Cioè, sono stati utilizzati questi infusori anche in pazienti che non avevano un effettivo bisogno. E quindi quando tu utilizzi una terapia avanzata, che richiede una certa attenzione, comunque richiede un infusore, comunque crea dei noduli sottocute, eccetera, eccetera, se il paziente non trova un reale vantaggio verso la terapia che sta facendo, l'abbandona. E quello che stiamo vedendo in questo momento è che ci sono parecchi pazienti che abbandonano questa terapia, ma non quelli che ne hanno veramente bisogno. Cioè, quindi si tratta di scegliere meglio, di scegliere insieme al paziente sempre qual è la terapia migliore, spiegando quello che si vuole fare. È un po' lo stesso errore che si fa con la DBS, a volte si è troppo superficiali nel dire ti risolve tutto, è facile. Mm. Allora, in medicina non è facile mai niente. Quando si parla di chirurgia è ancora più complicato. Così come non è una passeggiata di salute l'ultrasuono FUS, ecco, piuttosto complicato anche far bene la DBS. Quindi le terapie vanno sempre valutate con molta attenzione, spiegando bene al paziente che cosa si vuole fare, quali sono i risultati che si possono ottenere e quali sono i problemi che possono venire fuori, perché altrimenti poi ci si ritrova con il paziente insoddisfatto e senza reali risultati. Gli infusori funzionano, non c'è dubbio, però funzionano per i pazienti che hanno fluttuazioni motorie, movimenti involontari, che prendono diverse pasticche al giorno, che hanno off comunque nonostante questo tipo di terapia e che hanno e sono in grado di maneggiare bene questi strumenti. Lì funziona, non c'è dubbio. Ok, sta arrivando vari chat. Questo arriva. Come si fa a mettersi a disposizione per un gruppo di ricerca? Ma allora, Oh, è chiaro che se si entra in contatto con un centro che fa anche ricerca è più facile, però, per esempio, tramite voi o tramite l'associazione Limpe, noi pubblichiamo i protocolli che stanno arruolando, possiamo farlo pure con voi, non c'è nessun problema i protocolli che stanno arruolando e il paziente può prendere contatto con il centro se il paziente rientra nei criteri di inclusione e di esclusione che stiamo cercando in quel momento per quello studio, allora può essere arruolato. I prossimi studi che partiranno saranno per de novo, completamente de novo, quindi pazienti che non prendono niente o pazienti con fluttuazioni motorie. Questo vale per il Ritari, per il Ceravans, questi due sicuramente. E poi, te l'ho detto, dovrebbe partire questo qui per il cognitivo. Questi sono i prossimi tre che partono, diciamo, entro ottobre. Quindi, se c'è qualche paziente che crede di avere questi tipi di caratteristiche, si può anche mettere in contatto con noi e se è disponibile poi a viaggiare, tutte le belle storie, lo possiamo arruolare. Oppure gli possiamo dare l'indicazione sul centro più vicino. c'è anche Find, no? Attivo in La Michael Italia. J. Fox, dici? Sì. La Michael J. Fox è molto attiva, però loro soprattutto guardano molto agli Stati Uniti, molto meno all'Europa, ecco. Ops.
C'è un'altra domanda, avevo visto alcune persone. Se togli il microfono, sentivo un anno fa parlare del buntanetap, Buntanetab. dell'Anois. Sì. Già a che punto è? Grazie. Guarda, sono i dati che ho fatto vedere prima, sono risultati molto, molto recenti perché lo studio è finito da qualche mese e sono dei dati tutto sommato positivi, sia sul Parkinson che sui pazienti con disturbo cognitivo. E quello di cui parlavo prima, siccome Annovis Bio è una startup piccolina e non ha i soldi in cassa per cominciare lo studio di fase 3, stanno presentando questi dati ai fondi di investimento e se trovano questi 80 milioni per fare lo studio, parte lo studio di fase 3. Sembrano tantissimi, ma per i trial che facciamo noi, 60, 70, 80, 120, questi sono i costi di un trial. Il trial Buntane e del trial del Prasinezumab con 540 pazienti è costato circa 140 milioni di dollari. Quindi è chiaro che quando poi si comincia uno studio, sia l'investor ma anche le aziende vogliono avere dei dati abbastanza sicuri tra le mani. Antonio, ho visto che hai tolto il muto. Hai una domanda? Sì, sì, mi senti? Sì. Bene, buonasera professore Antonio Musso. Volevo sapere qual è la differenza tra ATBS e FUS e quali sono gli effetti negativi che può produrre il FUS. Sì, allora la FUS è sostanzialmente un fascio di ultrasuoni che viene indirizzato, guidato dalla risonanza magnetica nucleare, perciò si chiama RMN FUS, e questo fascio di ultrasuoni arriva dentro al cervello e crea un'ustione, quindi brucia una piccola parte di un nucleo che si chiama pallido. Questo porta ad talamo, scusami, il talamo, e questo porta a un miglioramento soprattutto del tremore. Siccome il fascio è piuttosto, beh, vabbè, parliamo sempre di millimetri, ma è abbastanza grande, bisogna stare attenti dove si manda, cioè non si può mandare su strutture troppo piccole. La DBS invece utilizza degli elettrodi molto sottili, tipo un capello, che vengono inseriti in dei nuclei più piccolini che si chiamano subtalamo. Poi questi fili vengono collegati a un pacemaker e la corrente generata dal pacemaker crea un blocco di questi nuclei. Quindi l'effetto finale è uguale, cioè da una parte si brucia, da una parte c'è la corrente. Però per fare la DBS devi fare i due buchi sulla testa e mandare giù i fili. Per la FUS non c'è bisogno di questo, ma comunque crei una bruciatura all'interno del cervello e comunque va considerato come un intervento chirurgico anche se fatto a scatola chiusa. E per il momento si fa solo sul tremore, la FUS. Ok, Grazie. Corrado, le ha qualche domanda? Posso farla una domanda? Certo. Certo. Buonasera professore, io la seguo sempre nei suoi lavori. In una recente intervista alla RAI ha parlato di un farmaco che sarebbe uscito prossimamente, quindi nel 2025, in relazione a un farmaco che già è in vendita in America, sostanzialmente prendere la dopamina 3 volte al giorno, anziché tutte È, quelle che noi è prendiamo. quello di cui parlava, è quello di cui parlava Alex, quello che in America si chiama Ritari, Questo. e che è quello che invece in Italia si chiama IPX, cioè no, no, la molecola, scusa, la molecola si chiama IPX 066. Allora, quello che ho detto prima, l'EMA
ha approvato questo farmaco con riserva, cioè vuole prima i dati di quest'altro studio, che però è uno studio breve. Quindi se ci diamo una mossa e stiamo partendo, entro fine anno è chiuso, perché l'azienda che ha comprato, quindi Zambon, vorrebbe commercializzare a questo punto all'inizio del prossimo anno, del 2026. Comunque io credo, se va tutto come penso, che questo farmaco arriverà in commercio, sì. Ed è una levodopa lunga che si prende 3-4 volte al giorno, sì. Ottimo. Grazie. Ah, qualcun altro alza la mano, toglie il muto. Questa è un'opportunità unica. Qui abbiamo davanti una persona che sa. Mm. Posso Lei fa. intervenire? Prego. Buona serata, grazie intanto. Mi è un po' difficile seguire questo percorso legato ai farmaci perché chiaramente io sono ingegnere elettronico, ho 70 anni, sono malato di Parkinson. Sono stato dal professor Stocchi 8 anni fa quando mi hanno diagnosticato il Parkinson qui in Friuli e ho voluto fare delle visite un po' più specialistiche. Lui non si ricorderà naturalmente perché ne ha tanti di Posso quei guardare tempi. però. Due domande semplici. Una, io prendo la levodopa, diciamo, direi anche Certo. con dei buoni risultati, abbinata all'Oxadago per dare più continuità, che me l'ha consigliato lei, tra l'altro. Volevo capire se in questo momento la levodopa è ancora, quindi il Sinemet, fra virgolette, è ancora il farmaco sicuramente più utilizzato, ma ancora quello che dà risultati tangibili. Quindi se questi farmaci che stanno uscendo sono previsti a fronte degli studi con risultati di messa in commercio abbastanza sul breve, diciamo, fra virgolette. Quindi quanto dovremmo aspettare per avere dei risultati, come si diceva. E poi un altro ragionamento. Io sono un ingegnere elettronico, mi occupo di informatica, un'azienda particolare. In questo momento noi stiamo lavorando molto anche su tecnologie innovative, naturalmente, no? Sì, è un nome abusato da tutti, intelligenza artificiale, però in effetti l'intelligenza artificiale, al di là dell'abuso, al di là degli aspetti etici, al di là degli aspetti della responsabilità, può dare delle informazioni e degli sviluppi molto interessanti. Volevo capire se nel processi di sviluppo del morbo di Parkinson, delle terapie, delle diagnosi, come sta andando questa nuove tecnologie, se sono utilizzate, perché io ho un mezzo pensierino di fare qualcosa legato al Parkinson sulla base delle mie esperienze dell'intelligenza artificiale, la sto facendo. Ma guarda, allora, per quanto riguarda i farmaci, vabbè, per adesso la levodopa, quella che abbiamo in commercio, rimane fondamentale e potrebbe essere superata solo da questa nuova formulazione a lento rilascio che speriamo che, se va tutto liscio, cioè allora l'IPX o va in commercio entro l'inizio del 2026 oppure probabilmente non ci andrà più, quindi credo che a questo siamo al momento topico, cioè le autorità dovranno prendere una decisione, ma io credo che sarà positiva. E per quanto riguarda gli altri farmaci, alcuni di quelli che ho presentato arriveranno, credo, abbastanza presto e altri sono più indietro, poi dipende dai tempi di sviluppo. Certo, sviluppare un farmaco sintomatico richiede molto meno tempo di un farmaco per bloccare la malattia, perché per vedere l'effetto di un farmaco che blocca la malattia ci vuole tempo. E quindi gli studi sono anche più lunghi. Il Padova è durato 3 anni, l'UCB è durato 3 anni, il Pasadena 2 anni, quindi insomma sono studi piuttosto lunghi. L'intelligenza artificiale ci stiamo lavorando anche noi. Adesso abbiamo iniziato una collaborazione con un'azienda
che opera soprattutto in Canada, che è molto, molto forte sull'intelligenza artificiale, ma abbiamo anche un PNRR, diciamo, con un'intelligenza artificiale più fatta in casa. Però sì, sì, l'intelligenza artificiale servirà sicuramente, e in particolare nei trial clinici, perché è lì che possiamo selezionare meglio il campione, valutare meglio l'effetto placebo, vedere i pazienti che possono essere super responder, non respondere o roba del genere, in modo da avere dei risultati più rapidi. Quindi sicuramente l'IA, certo, entrerà prepotentemente. Non credo tanto nella cura, ma sicuramente eh, Sì, sì, nella parte diagnosi, diagnostica. diagnostico-prospettica e nei trial. È Quello credo chiaro, di avere più. l'accesso a tantissimi dati provenienti da diversi Esatto. campioni, da diverse nazioni, da diverse età, da diversi sintomi, in modo molto veloce può dare delle diagnosi che sono, immagino, interessanti, ecco, da questo punto di vista. Quindi la tecnologia potrebbe aiutare da questo punto di vista, Sì, più sì, che credo sulla proprio di prova. sì. Grazie. Cristina, Figuri. mi hai tolto il muto. Una domanda dal Sì, chat. sì, L'assunzione in chat. l'assunzione di levodopa in linea di massima, a quale dosaggio puoi arrivare senza dare effetti collaterali importanti? Domanda dal chat. Ma non esiste un dosaggio fisso della levodopa perché sono tanti parametri importanti che sono il peso corporeo, sono il gender maschile e femminile, c'è l'assorbimento, quindi è molto difficile dare un numero. Ci sono pazienti che prendono dei dosaggi estremamente elevati di levodopa senza effetti collaterali, ci sono altri che invece prendendo dei dosaggi molto bassi magari hanno movimenti involontari o altre cose del genere. Poi ci sono dei pazienti che sono intolleranti alla levodopa e quelli sono un problema molto importante perché purtroppo è difficile trattarli, che sono pazienti che hanno abbassamento di pressione, nausea, vomito, sonnolenza e quello anche con dosaggi molto bassi. Diciamo che comunque fino a 2000, cioè fino a 2 grammi, la levodopa viene utilizzata, insomma, generalmente poi non c'è proprio la necessità di andare più alti, se un paziente non risponde a 2000, insomma, c'è qualcosa che non va visto meglio, sicuramente. Ma con le pasticche è difficile che ci arrivi, eh. In genere sono le infusioni che vanno più su. C'è qualcuno che vuole fare l'ultima domanda? Perché io avevo promesso professore Stocchi che facevamo solo un'ora. Approfitto ancora, approfitto ancora di una domanda. Prego. L'incremento dei malati di Parkinson, come sta andando? Ci sono... Purtroppo è la malattia che sta crescendo di più tra le neurodegenerative. Negli ultimi 15 anni è raddoppiato il numero dei pazienti Anche più e quindi giovani, no? credo che i fattori ambientali siano determinanti in tutto questo. Quindi l'ho detto all'inizio, ci sono studi sulle polveri sottili, sui solventi, sui Esatto. pesticidi, sui fattori protettivi, sui fattori negativi, i derivati del latte, i cibi ultraprocessati. C'è un sacco di roba che si sta studiando, ma sicuramente c'è un'epigenetica che sta cambiando e quindi è molto probabile che ci si adatterà a questo cambiamento, però in questo momento il genere umano sta subendo un cambiamento. Tra questi cambiamenti alcune malattie diminuiscono, altre aumentano, ma non è legato all'età, non è legato all'aumento dell'età, perché la maggior parte dell'aumento lo registriamo nei pazienti più giovani, quindi Sì. non è un discorso legato al fatto che oggi l'età media è più lunga, ecco. Marco Ramelli, ha alzato in mano. Hai qualcosa ancora da chiedere?
Aspetta che mi siete spariti tutti. Non è sparita proprio la Zoom. Dove siete andati? Eccoci, sono tornato. Me l'ero persa. Allora, io volevo chiedere, mi è stata proposta proprio nell'ultima visita il discorso della DBS, perché diciamo, la neurologa mi ha detto che per quelle che sono un po' le mie caratteristiche, sono diciamo, il candidato ideale, diciamo. E, volevo sapere, ecco, quali sono le caratteristiche che avrei io e che mi fanno Io non lo poi... so quali sono le caratteristiche che c'ha lei, non ne ho la più Allora, pallida diciamo, idea. io prendo di parecchie pasticche, ho fluttuazioni abbastanza nel giorno on e off, abbastanza alte, anche se faccio una vita molto attiva, faccio molto sport, cerco di fare molta attività, faccio un'attività, lavoro tuttora, per cui insomma, ecco, faccio tante cose, però comincio ad avere grossi problemi, Quanti anni prendo ha? anche 1000 di levodopa, ripinorolo, sadago, Ongentils, insomma, piglio diversa roba. Quanti anni ha? 64, 6, 4? sì, Allora, il discorso è che il primo a essere convinto deve essere lei. certo, Questa è la prima cosa. La DBS le può risolvere alcuni problemi, altri problemi non li risolve, quindi bisogna capire se lei ce l'ha o non ce l'ha. Ehm, Potrebbe avere un beneficio perché potrebbe ridurre i movimenti involontari, potrebbe ridurre l'off, e quindi questo è sicuramente positivo. Poi, se la sua neurologa chi è? Chi gliel'ha la proposto? dottoressa Del Gamba, Dove sta? a Prato. A Prato. Diciamo, Guarda, è una dottoressa giovane e si è formata negli Stati Uniti col Fresco Institute. lì allora, il neurologo l'ha proposto, quindi vuol dire che vede evidentemente delle caratteristiche che vanno bene per quanto la riguarda, però poi alla fine la decisione finale è sua. Certo, Una cosa sola che spesso non si dice o non si dice troppo chiaramente è che l'intervento comunque è irreversibile. Cioè, una volta che lei l'ha fatto, l'ha fatto. E quindi questo è una cosa che uno deve sapere perché a volte in maniera un po' facilona si dice, ma tanto se non va bene gli elettrodi poi li togli. No, li togli, non li togli gli elettrodi. Li spegni al massimo, ma non li togli. Comunque, ripeto, guarda, queste sono decisioni molto complicate, bisogna conoscere molto bene il paziente e poi è il paziente che deve prendere la decisione finale. sto Altrimenti si abbastanza. rischia solo di far casini. No, Però sto abbastanza. se lei è abbastanza tranquillo e convinto, avete parlato di tutti, dei pro e dei contro, eccetera, eccetera, mh, Ma diciamo la ne abbiamo DBS cominciato a parlare, abbiamo parlato anche appunto delle pompe e a me quelle lì però mi piacciono poco, come per l'impatto proprio del- de- de- di questo oggetto esterno certo, che c'è però è attaccato, insomma, reversibile. È reversibile, sì, quello è Però vero, è reversibile. Cioè, se non ti piace, a un certo punto lo molli. certo, sì, sì, quello è vero. Ok, abbiamo la domanda di Cristina, però abbiamo perso il professore. Ho l'MSA che mi ha portato una curva importante alla colonna. Con il farmaco della sperimentazione puoi portare un miglioramento o devo fare forza solo su A posturale? Allora, no, per un semplice fatto che il farmaco che stiamo sperimentando è per rallentare o bloccare il decorso di malattia, quindi non c'è un miglioramento sintomatico con questi farmaci e quindi purtroppo anche sulla colonna non avrebbe beneficio, no? Anche perché se la colonna è andata in rotazione, poi raddrizzarla non è facilissimo. Ok, Però comunque con l'energia, con la pastorale qualcosa posso migliorare.
Sì, con la ginnastica, col posturale, con esercizi, eccetera, può migliorare, sì, E certo. comunque la materia si blocca, migliorandolo con la postura rimane così, diciamo. E ci deve lavorare con la fisioterapia, Certo, ovviamente. non è Allora, facilissimo però. Sì, sì, dobbiamo chiudere perché sta bruciando sua cena. E non No, vorrei... non ti preoccupare, vado a cena fuori stasera, Grazie. quindi non si brucia. Devo dire grazie, professore, per il suo tempo. A tutti voi che hanno partecipato. Questo video sarà disponibile con sottotitoli in inglese fra 24-48 ore, come sempre, sul nostro sito. A questo punto devo leggere una frase in chat. Grazie mille, professore. Una serata molto interessante. A questo punto chiudiamo il discorso. grazie mille di tutto. Grazie, professore. Arrivederci, Grazie, Arrivederci. arrivederci. Grazie. arrivederci, Mille. buonasera. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie.